Ciao ragazzi, come da titolo oggi vedremo la risposta in potenza, power response, ma per i meno avvezzi in materia ricordiamo cos'è invece la risposta in frequenza. Ricordo che tale misura deve rispettare uno standard, esiste uno standard che prevede che la misura venga fatta tipicamente a 1 metro, applicando un segnale di 2,83 volts e che tale misura venga eseguita in camera anecoica. Ma ovviamente ci sono delle tecniche, ok, abbastanza conosciute anche, che ci permettono di effettuare tale misura, ok, con una certa regolarità anche fuori da una camera anecoica, magari finestrando, magari ravvicinando il microfono ed altro ancora, ok? Ripeto, questo è uno standard. 2,83 volts perché, per quanto riguarda altoparlanti diffusori che presentano un'impedenza nominale 8 ohm, fa sì che la potenza applicata sia da 1 watt, ok? Ovviamente per tutti gli altri che hanno 4 ohm tale segnale verrà abbassato a circa 2 volts, ok? È oramai sdoganata l'idea che, finalmente sottolineo, che questa risposta in frequenza possa rappresentare appieno le caratteristiche di un altoparlante o diffusore, ok? Acustico. Finalmente. Quindi non basta, diciamo, in condizione necessaria ma non sufficiente, avere questa risposta in frequenza più o meno lineare. Non solo i professionisti, ma tutti gli appassionati oramai, insomma, si sono tranquillizzati o che hanno accettato questa linea di condotta oramai, questa idea, ok? E quindi la risposta in potenza, questa power response, può a tutti gli effetti rappresentare le caratteristiche di un altoparlante o un diffusore, perché ovviamente, lo ripetiamo, la risposta in frequenza, per quanto abbiamo visto anche cosa detta lo standard, questa va fatta ad 1 metro e questo cosa comporta? Implica che se non stiamo a 1 metro, stiamo a 2, stiamo a mezzo metro, tale misura sarà diversa, ovviamente, e sarà diversa anche ciò che percepiamo rispetto a quella sorgente, se ci allontaniamo o meno dal diffusore. Ovvio. Mentre la risposta in potenza è una misura a 360 gradi, ok, sempre in camera anecoica, dell'energia irradiata dell'altoparlante o diffusore che sia, ok? Come si può vincere da questo grafico qua, ok? Si fa a tutti i gradi, mi sembra, con un incremento di 10 gradi, ok? Se ne fanno circa 70, mi sembra. Questo perché troviamo queste differenze sostanziali tra risposta in frequenza e risposta in potenza. L'abbiamo visto nei tutorial passati, perché l'altoparlante non è una sorgente ideale, è una sorgente reale e per tale motivo ha una sua mappa polare o risposta polare, ovvero a seconda della frequenza l'energia irradiata cambia, ok? Come si può vincere anche da questo grafico. Vedete? Questo è un altoparlante da 5 pollici. Più aumenta la frequenza, più emette il radio un angolo in uno spazio più ristretto, fino ad arrivare a 8000. Questa qua è la curva in grigetto, qua, vedete? Quindi irradia fortemente sul fronte, molto meno ai lati, ok? Quindi si dice che aumenta il suo Q, ok? Questo è misurabile, ovviamente, ma è anche calcolabile attraverso questa formuletta un pochino empirica che ci dice che esiste una frequenza limite
dove l'altoparlante oltre quella frequenza diventa troppo grande e quindi irradia maggiormente sul fronte, e invece per quanto riguarda diventa troppo piccolo per le frequenze più basse, ok? L'abbiamo visto sempre nei tutorial, passate più nel dettaglio, ok? Quindi aumenta il suo Q e non solo, ma diventa anche irregolare per altri motivi, ok? L'insieme di tali fattori per quanto riguarda un diffusore ci viene proposto dall'indice di direttività, cioè come varia il suo Q in funzione della frequenza e di conseguenza quanta pressione irradia, ok? Perché il rapporto tra, come si evince dalla formuletta, questa e quest'altra, ok? Tra la pressione in asse, ok? E la potenza irradiata. Ci dice che praticamente, questo qua nello specifico, questo diffusore altoparlante all'alzarsi della frequenza la pressione aumenta sull'asse frontale sempre e difatti la risposta in frequenza ci indica proprio tali condizioni, ok? Ma attenzione, perché? Perché per volendo distinto, ma giustamente è cosa lecita, che questa risposta in frequenza si possa livellare, si possa regolarizzare per cercare di contenere questo eccesso alle frequenze alte. Ma vediamo più da vicino, ok, questo è proprio l'altoparlante in questione, questo, e andiamo a livellare questa risposta. Andiamo sul crossover. Qua già ho fatto dei calcoli per non farvi perdere tempo a calcolare, insomma, il filtrino qua passa basso e c'è la notch, ok? Applichiamo questa induttanza, applichiamo la celletta, molto bene, abbiamo livellato la risposta, ricordo che questo è un full range, il B200 di Visteon, se ricordo male, sì, è un 6,5 pollici. Quindi, livellata questa risposta, giustamente la misura ci dice che questa risposta entro un decibel e mezzo è abbastanza lineare, un grande successo, ok? Ma se andiamo poi a osservare la risposta in potenza, cosa ci dice? Che questo diffusore, questo altoparlante, verso le alte frequenze irradia poca potenza, molta poca. Questa curva dovrebbe avere un'attenuazione molto più dolce, circa 3 dB per ottava, ok? E guardate, nella media frequenza ora è uscito fuori che praticamente c'è un eccesso tra i 1000 e i 1500, cosa e condizione molto tipica di un larga banda, ok? Ciò che non c'era messo in evidenza sulla risposta in frequenza, ok? Ora è chiaro che se questo andamento, quindi questa risposta cosiddetta ovattata, perché in alta frequenza c'è poca potenza, può piacere, ovviamente. E quindi voglio dire, questo tipo di andamento per questo diffusore a qualcuno può piacere e sta bene così. Ma attenzione, ciò non toglie che rispettando certe misure, certi standard, questo diffusore, questo altoparlante in alta frequenza sta emettendo poca potenza. Ok? Ecco cosa ci dice la risposta in potenza e cosa ci dice una risposta in frequenza, che può sembrare perfetta e invece non la è. Non lo è, pardon. Ok? Bene.
per cercare di trovare una quadra, perché come abbiamo visto la risposta in potenza è in camera anecoica, quando poi prendiamo il nostro diffusore, l'abbiamo acquistato e ce lo portiamo a casa, il nostro ambiente è ben diverso da una camera anecoica, ovviamente, e cosa succede? Succede che la risposta del diffusore, quindi ciò che percepiamo, è ben altra cosa. Potrebbe piacere come non potrebbe piacere, ma è cosa diversa. Quindi per cercare di unificare una misura, è stato creato questo standard da ricerche e studi di questo scienziato, ricercatore Toll e Olive, mi sembra che sia Sean Olive e Floyd, non mi ricordo, questa è Toll, ok? I loro studi hanno portato a creare questo standard che ci permette attraverso un solo grafico, questo CTA 2034 lo trovate anche, se non erro, in V2X, ok? Ci permette di avere sotto mano sia la curva in asse, sia la curva a misura ponderata della pressione, delle prime riflessioni e della risposta in potenza, ok? E quindi attraverso questo uno effettivamente si può fare un'idea. Ma cosa hanno pensato? Di unificare tutte queste misure per approdare alla PIR, che è nient'altro l'insieme di queste curve, ok? Attenzione, vi ricordo e vi ho detto che questo è uno standard, ok? E lo standard prevede alcune condizioni di misura, ovviamente: volume della stanza, tempo di riverbero, Q del diffusore e quant'altro. Se fate una ricerca in rete e digitando CTA 2034 vi verranno fornite anche le condizioni di tale misura, e quindi attraverso questo PIR effettivamente si ha un'idea delle caratteristiche acustiche di un diffusore, ok? Non certamente la semplice risposta in frequenza, ok? Io mi fermerei qua, non ho altro da aggiungere. Se avete notato qualche grosso errore me lo segnalate e correggiamo, ok? Se questo video, questo tutorial è stato di vostro interesse, vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto, mi fate felice ovviamente. E come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!